Ciao ragazzi, oggi vediamo come sostituire un acceleratore della bici elettrica con un pulsante in modo tale che, non si noti che c'è un acceleratore sulla bici elettrica. Andiamo subito a vedere come si fa. Allora raga, ve lo provo a spiegare in un attimo. Allora, immaginate che questo sia il potenziometro, ok? Qua ci sta lo 0 e qua ci sta il 100. Ecco, poi qua ci sta la nostra astina e questa è quello che succede dentro. Noi spostiamo la astina del potenziometro centrale da 0 a 100. Il potenziometro è collegato così: c'è il positivo, c'è il negativo e poi c'è il segnale, che sono la tensione di 5 volt, 0 volt e poi il segnale, ok? Praticamente la centralina cosa vuole sapere? Praticamente, normalmente, come funzionerebbe una centralina? Funziona così, ovvero si chiede il segnale è a 5 volt, quindi praticamente su questa parte, sul filo del segnale, arriva la 5 volt? Se arriva la 5 volt, allora l'acceleratore è al 100%, ok? Di conseguenza, però, quindi, se il segnale è a 0 volt, l'acceleratore è al 0%, quindi la spinta verso il motore, ecco. Questo perché? Perché se noi qua sul potenziometro andiamo fino al 100%, che questa è la parte che noi muoviamo, questa rossa, se noi andiamo verso il 100%, vedete che succede? Il 5 volt si collega direttamente al segnale, come se si collegasse così. Mentre se siamo al 50%, qua dovete immaginare una resistenza che fa sì che al segnale arrivi la metà della differenza tra 0 e 5 volt. Quindi 2,5 volt. Ma questo perché ci interessa ma non ci interessa? Perché le centraline hanno un sistema di protezione che fa sì che vogliano ricevere un segnale che sia praticamente non proprio 0 volt ma 0,5 volt e non proprio 5 volt ma 4,5 volt. Quindi praticamente in realtà quella stina che andiamo a muovere si muove solo in un range che va da 0,5 a 4,5, da 0,5 a 4,5. Questo perché? Ovviamente ragazzi, perché se la centralina vedesse 0 volt, quindi se noi stessimo qua, la centralina direbbe no, vedi che l'acceleratore non c'è, perché appunto non rileva nessuna cosa. Quindi ragazzi è una funzione di protezione. Mentre d'altro canto, se mai per pioggia o per qualsiasi altro motivo si dovesse shortare, quindi cortocircuito tra 5 volt e il segnale, che cosa succederebbe? Che la bici partirebbe a rat, che rileverebbe il 100% dell'accelerazione. E quindi è una funzione di protezione, il fatto che se vede 5 volt dice è un problema, è impossibile, perché gli acceleratori sono fatti per mandare un segnale che va fino a 4,5 volt. E allora che cosa dobbiamo fare per praticamente usare un bottone, un pulsante al posto dell'acceleratore? Dobbiamo praticamente creare un circuito che quando non premo il pulsante invii una 0,5 volt al pin del segnale e quando invece premo il pulsante invii una 4,5 volt al pin del segnale. Quando poi facciamo appunto l'acceleratore col pulsante non ci sarà più la possibilità di andare per esempio al 50% dell'accelerazione, ma solo 0 e 100%. In questo caso ci viene utile una cosa che si chiama partitore di tensione. Il partitore di tensione che cos'è? Adesso lo vediamo subito. Allora immaginatevi di avere una batteria, no? Una batteria a 9 volt. Per esempio con positivo e negativo. Bene, immaginiamo anche di avere delle resistenze qua. Ok, ne disegno una e poi ne disegno un'altra. Tutte e due sono da 500 ohm. Se io collego il positivo qua e il negativo qua, la tensione, partitore di tensione, ha un senso perché la tensione si dividerà esattamente in due in questo caso, ovvero qua in questo punto troveremo che se qua partiamo da, per esempio, da 9 volt, qua avremo una tensione che è di 4,5 volt. Qua avremo una tensione di 9 volt e qua avremo una tensione di 0 volt. Avete capito quello che stiamo andando a fare? Questo ovviamente perché le resistenze sono uguali e quindi viene divisa la tensione in modo uguale. Però, ritornando a quello che dobbiamo fare noi dobbiamo prendere quindi questi tre pin qua, che adesso me li riporto qua, che sono il 5 volt, il segnale e il negativo, e dobbiamo creare un partitore di tensione. Quindi partiamo dal positivo, andiamo qua giù, inseriamo una resistenza, poi un'altra resistenza e poi un'altra resistenza e lo andiamo a collegare qua al negativo. Bene, mettendo caso che da qua a qua è presente il 100% di 5 volt, allora noi dobbiamo dividere la tensione in questo modo, in modo tale che da questo lato ci sia un 10%, da questo lato ci sia un altro 10% e da questo lato ci sia un 80%. Vedete cosa possiamo fare? Possiamo esattamente prendere
queste percentuali, eliminare il simbolo della percentuale e aggiungere il simbolo degli ohm. Quindi stiamo parlando, ragazzi, di aggiungere dei resistori. Questo per far sì che accada una cosa ben specifica, ovvero che se noi colleghiamo il segnale qua, che cosa succederebbe? Che qua noi troviamo 5 volt, qua noi troviamo 4,5 volt, qua successivamente troviamo 0,5 volt e qua troviamo 0 volt. Quindi guardate che cosa succede. Succede che il segnale adesso, sig di signal, è collegato a 0,5 volt. Quindi la centralina non va in errore, non ci segnala che l'acceleratore non è collegato, perché fa finta, noi abbiamo fatto finta in questo caso che vedete qua, come era prima il potenziometro, il segnale sia collegato qua, quindi all'inizio della corsa del potenziometro. In questo caso, ragazzi, quindi il pulsante noi dove lo dobbiamo aggiungere? Arrivando un po' al punto, il pulsante lo dobbiamo aggiungere qua. Ecco qua, questo è il nostro pulsante. Perché questo? Perché nel caso normale, quando il pulsante è aperto, la tensione che riceverà la segnalina sarà questo punto qua e sarà collegato qua, quindi 0,5 volt, non va in errore. Quando invece noi premiamo il pulsante, il segnale farà questo giro qua. Invece di essere collegato qua, prende la strada più corta, arriva qua e quindi evidentemente arriva qua e quindi si va a collegare qua, dove la tensione è 4,5 volt, perché subisce l'abbassamento di tensione dato da questa resistenza, che è il 10% di tutta la resistenza totale di questa linea, che appunto porta la tensione a 4,5 volt, ovvero 5 meno 0,5. A questo punto è come se, vedete, noi stessimo premendo con questa stina del potenziometro, stessimo girando il potenziometro, ovvero l'acceleratore, fino a non 5 volt, ma fino a 4,5 volt, in modo tale che la centralina dice ok, non si è cortocircuitato qualcosa. Bene, ora potete andare in giro un po' più tranquilli, perché tanto un pulsante può servire a qualsiasi cosa, no? Anche ad accendere la lampadina davanti, che ne so, qualcosa. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!